Il caldo è arrivato, ma prima di passare ai Quake, per chi come me ha una camera di fermentazione che non arriva a temperature di frigo, ho voluto fare una saison. Questo stile l'ho già fatto l'anno scorso e voglio provare a replicare il buon risultato che avevo ottenuto, anche se in questa ricetta ho fatto qualche aggiunta sia per il grist che per le spezie. Come sempre sei su Homebrewing Diary, dove parlo di birra fatta in casa. Io sono Lucio e ora c'è la sigla. Quindi direi subito di stappare la birra. Il link della videocotta è in descrizione e dopo l'assaggio parlerò della ricetta. Infatti non ho voluto dare prima la ricetta perché volevo prima verificare che fosse abbastanza valida o almeno passabile, altrimenti magari qualcuno avrebbe preso la ricetta e sarebbe partito per la propria saison da una base sbagliata e io mi sarei sentito decisamente in colpa. Quindi guardando al BJCP, questo stile è una saison super, infatti il BJCP richiede di specificare la gradazione alcolica oltre che il colore pale o dark delle saison e in generale l'aspetto dovrebbe essere quello di una birra dorata o ambrata, anche tendente all'arancione, con una schiuma persistente, densa, bianca o avorio. La limpidezza può essere variabile e la birra deve essere effervescente. Direi che come schiuma, come persistenza e presenza direi che ci siamo. Come colore anche sia della birra che della schiuma direi che ci siamo, nonostante la poca maturazione che magari ha lasciato la birra un po' torbida. Sempre il BJCP dice che al naso dovrebbe esserci un mix tra fruttato moderato e speziato, che di solito dovrebbe derivare dal lievito. In più spesso può avere un profilo agrumato e sicuramente di pepe nero. La parte maltata deve essere comunque in secondo piano e l'acidità può essere opzionale. Le versioni strong come questa possono essere più intense a livello di parte maltata e di corpo. Nel mio caso la birra mi sembra in linea con quanto descritto dal BJCP. Infatti si sente una nota agrumata che sicuramente deriva dai luppoli, perché non ho aggiunto buccia d'arancia come capita spesso di vedere per le saison, e la parte speziata è presente, ma a me personalmente non dà fastidio, anche se effettivamente si sente. Per l'assaggio dovrebbe esserci un bilanciamento tra fruttato e speziato del lievito, con un amaro da moderato ad alto e un finale molto secco. Ovviamente non dovrebbe esserci un finale pesante o comunque dolce, perché è una birra estiva, anche se pensata in Belgio, e anche qui l'acidità è opzionale. E per la mia versione partirei dall'acidità, che non mi sembra presente. Magari volendola cercare ce n'è proprio una punta, ma diciamo che non l'ho sentita. Per la parte di amaro secondo me è in linea, anche se lievemente coperto dalla parte alcolica di questa saison, che è comunque una super. E il finale non mi sembra proprio secchissimo, anche se effettivamente farei già un altro sorso, perché in bocca è abbastanza rinfrescante. Sempre il BJCP per il corpo. Questo deve essere leggero o medio per le versioni strong, con una carbonazione molto alta, direi effervescente, e un calore alcolico che può essere presente sempre nelle super. A mio avviso sembra essere in linea con lo stile. Ovviamente non sto cercando i difetti o tutto ciò che può concernere un concorso di homebrewer, perché manderò questa birra a qualche concorso e vedremo poi cosa succederà.
Quindi direi che è uno stile che sicuramente rifarò. Questa versione già mi piace, non sono espertissimo di saison, ne bevo abbastanza, ne ho fatte un po', ma non mi reputo esperto, quindi sicuramente ci sono saison anche a livello homebrewer molto più buone della mia, ma questa qui diciamo che mi ha soddisfatto, quindi la rifarò. La reputo abbastanza rinfrescante per l'estate, nonostante una gradazione alcolica non è proprio estiva. Qui dove sono io fanno quasi 40 gradi, mentre a Bruxelles adesso ne fanno 25, quindi questa qui a Bruxelles ci sta benissimo. E ora che l'assaggio è finito, prima di diventare ubriaco, direi che posso parlare della ricetta. Prima però voglio ricordarti di iscriverti al canale, il tasto è qui sotto. Per la ricetta l'ho modificata rispetto a quella che ho fatto un anno fa, il cui link è in descrizione, aggiungendo del malto di segale. Infatti non è raro trovare delle versioni con un grist particolare, considerando anche che ogni fattoria del Belgio storicamente aveva la sua versione di saison in base agli ingredienti che aveva a disposizione. Quindi nel mio caso il grist è composto da malto pilsner, malto destrinico, malto di segale e fiocchi di frumento. E quindi se il grist l'ho voluto mantenere abbastanza semplice per dare la possibilità al lievito di esprimersi al meglio, per il mash ho fatto una cosa simile. Infatti sono partito con la beta amilasi per 60 minuti a 67 gradi, tenendo poi il mash a 72 gradi per altri 10 minuti e andando in mash out a 77 gradi per gli ultimi 10 minuti. Ho fatto questi step perché, pur sapendo che avrei utilizzato un lievito diastatico e che quindi mangia tutto ciò che trova nel fermentatore a prescindere dal tipo di zuccheri che ha a disposizione, ho alzato la temperatura a 72 gradi per velocizzare l'ammostamento e arrivare quindi a termine della conversione più velocemente con quei 10 minuti. Infatti sapevo che un aumento di zuccheri complessi non avrebbe comunque comportato un aumento di corpo, per quanto in generale pochi zuccheri in più non danno un aumento così significativo del corpo, ma comunque quando trattiamo lieviti diastatici l'aumento di corpo è dovuto più che altro ad altri fattori rispetto agli zuccheri complessi che vengono comunque metabolizzati dal lievito. Comunque dopo lo sparge sono passato alla bollitura aggiungendo a 60 minuti il Northern Brewer per 11 IBU, poi il Lisken Golding a 10 minuti dalla fine, quindi in aroma per 5 IBU, e a 5 minuti un'altra gettata di Bramlin Cross sempre per 5 IBU. Ho poi voluto aggiungere del luppolo Cascade in upstand, tenendo quindi la temperatura del mosto sui 70-80 gradi abbastanza variabili, per 15 minuti, e lì ho messo 18 grammi, quindi 1,8 grammi litro. Oltre a questo ho aggiunto a 10 minuti dalla fine 0,3 grammi litro di coriandolo, che dovrebbe rafforzare la parte speziata, e in più l'immancabile Irish Moss, che avrebbe dovuto chiarificare molto il mosto, quindi renderlo limpido, anche se a quanto pare non ha fatto proprio bene il suo lavoro, almeno per ora. Per la fermentazione mi sono affidato al French Saison della Mangrove, che ho fatto partire a 23 gradi e ho alzato fino a 27 gradi. La fermentazione ha terminato in 11 giorni e poi ho fatto priming in bottiglia per dare 2,8 volumi di CO2 finali. Una considerazione sul lievito: avendolo usato in precedenza sto iniziando a conoscerlo, e quindi questa volta sono riuscito a sistemare meglio le temperature per avere il profilo aromatico dato dal lievito che desideravo. Quindi in conclusione è una birra che mi ha abbastanza soddisfatto. Credo che finirà subito, anche perché questa è la stagione delle saison, anche se questa è una super. E questo è tutto. Lascia un like per le saison se il video ti è piaciuto e raccontami qua sotto nei commenti se hai intenzione di brassarne una oppure se l'hai già brassata per quest'anno. Ovviamente se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale e alla prossima. Comunque si fa bere questa birra, molto buona.